Cioccolato e pere sono un'accoppiata perfetta in pasticceria. Vediamo come usarli per preparare una deliziosa e sofficissima torta. Per prima cosa setacciamo in una scodella capiente 240 g di farina. Aggiungiamo poi 45 g di cacao amaro in polvere e uniamo infine 15 g di lievito per dolci. Mescoliamo quindi gli ingredienti usando una frusta a mano o un cucchiaio. Ora recuperiamo 3 pere Williams ben mature. Prendiamo le prime 2 e tagliamole in 4 parti, poi eliminiamo i noccioli e rimuoviamo la buccia. Quindi tagliamole a cubetti. Successivamente tagliamo e sbucciamo anche la terza pera. Quindi affettiamola in spicchi sottili che useremo per la decorazione finale della torta. Possiamo ora passare alla preparazione dell'impasto della nostra torta pere e cioccolato. Iniziamo montando 3 uova con una planetaria o delle fruste elettriche. Aggiungiamo poco alla volta 180 g di zucchero e continuiamo a lavorare gli ingredienti fino a quando avremo un composto gonfio e chiaro. Quindi incorporiamo 170 g di yogurt magro, 85 g di olio di semi e mezzo cucchiaino di sale per dare sapidità. Quando la base dell'impasto sarà completamente omogenea, possiamo fermare l'impastatrice e sostituire l'attrezzo montando la frusta a foglia. Quindi ricominciamo a impastare a velocità moderata e uniamo il mix di farina e cacao preparato in precedenza. Aggiungiamo un cucchiaio alla volta fino all'esaurimento. Dovremo ottenere un impasto cremoso e lucido. L'impasto della nostra torta è pronto. Non ci resta che integrare le pere tagliate a cubetti e mescolare il tutto. Ora recuperiamo uno stampo per torte da 22 cm di diametro. Ungiamolo con un poco di olio di semi e infariniamolo, ricoprendo soprattutto i bordi. Infine foderiamo la base con un disco di carta forno. Possiamo ora versare l'impasto della nostra torta al cioccolato e pere, avendo cura di distribuirlo uniformemente in tutto lo stampo. Lisciamo quindi la superficie con una spatola e decoriamola distribuendo gli spicchi di pera che abbiamo tenuto da parte. Cuociamo per 60 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi, in modalità statica. Lasciamo poi raffreddare il nostro dolce prima di gustarlo. Se ti è piaciuta questa ricetta, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al nostro canale. Al prossimo piatto!